ecco lì vi sorprenderà vedere lo schifo, ma veramente lo schifo imbarazzante che ci sarà sulla spugna. Ciao, sono Alessandra Spadina e bentornato sul mio canale. Oggi parliamo di pulizia della lavatrice. Vi è mai capitato che la vostra lavatrice puzzasse o che i vostri capi subito dopo averli lavati, quindi subito dopo aver fatto un ciclo, avessero comunque un cattivo odore? Bene, questo è molto probabilmente dovuto al fatto che non fate una pulizia di manutenzione mensile. Circa una volta al mese, se siete bravissimi, ma può bastare anche una volta ogni 3 mesi, è importante fare una pulizia della lavatrice, pulire tutte le varie parti che adesso vediamo insieme. Questo previene l'accumulo di acqua, umidità, batteri, lo sporco che viene fuori dai lavaggi all'interno di tutte le guarnizioni della lavatrice e quindi vi evita che si formino cattivi odori, muffe, batteri, germi. È molto importante a livello di igiene e di odori, ma anche solo per il buon funzionamento dell'elettrodomestico, che facciamo insieme una pulizia della lavatrice periodica. Farlo è molto semplice, adesso vi faccio vedere tutti i passaggi, vi assicuro che è veramente una sciocchezza, dovete solo mettervi in agenda il promemoria di farlo ogni tanto. Vi basteranno semplicemente una pezzetta, 1 o 2 panni microfibra, spugnette, quello che più vi piace per pulire. Io userò una spugnetta e uno spruzzino che ritenete opportuno. Ci sono diverse opzioni biologiche se preferite, diverse opzioni naturali in commercio, oppure se siete abituati diversamente va benissimo qualsiasi cosa che abbia un minimo di potere disinfettante oltre che pulente. Ci sono 3 parti, macro parti, che vanno pulite all'interno della lavatrice. Non c'è un vero e proprio ordine giusto, io faccio questo ordine, voi potete anche invertirlo se vi trovate meglio diversamente. L'importante è che mantenete sempre lo stesso ordine in modo da non dimenticare i passaggi, che sono solo 3, ma si sa mai che nel fare magari vi perdete un attimino. Vi consiglio prima di fare questo passaggio di mettere sotto un asciugamano, un lenzuolo, qualsiasi cosa, perché molto probabilmente uscirà un po' di acqua, quindi onde evitare poi di perdere del tempo a dover asciugare in giro, metteteci già sotto una salvietta in modo che assorba tutto. Io come prima cosa pulisco la porticina che c'è in basso a destra della lavatrice. Ogni lavatrice ovviamente è diversa a seconda della marca che scegliete, ma tendenzialmente ho sempre visto che sta in quel posto lì, quindi in basso a destra c'è questa porticina, la apriamo, svitate il tubicino, la manopolina che sta sulla destra, in questo posto si accumula tantissima acqua residua, la facciamo uscire, la facciamo spurgare un pochettino, perché acqua stagnante uguale cattivo odore e germi e muffe e batteri. Lì possiamo dare una passata con lo spruzzino sia sulla manopola stessa che nel foro da dove l'abbiamo estratto, e poi lo richiudiamo. Infine c'è il tubicino proprio accanto, che anche questo va spurgato perché anche qui molto spesso c'è dell'acqua residua. A me è capitato ancora di aprirlo e che non uscisse nulla, non importa, può succedere, vuol dire che è ok così, però ricordatevi di fare sempre una prova, quindi lo aprite, fate uscire dell'acqua, poi lo richiudete e mettete tutto come era prima, quindi richiudete la porticina. La seconda parte da la seconda parte che andremo a pulire è il cestello dove vanno messi tutti i prodotti per fare una lavatrice, dove vanno l'ammorbidente, dove va il detersivo, insomma quel cestello lì. Che io sappia, tutti i cestelli di tutte le lavatrici si possono smontare, di solito è veramente molto semplice. Come vedete nella mia basta cliccare questo pulsante e viene fuori da solo, è veramente semplicissimo. Vedrete quasi sicuramente, soprattutto se è un'operazione che non avete mai fatto o fate poco spesso, che qui è veramente sporco. Vedrete che probabilmente avrete della muffa perché è molto umido e ci saranno dei residui un po' incrostati di prodotto, quindi il mio consiglio è quello di metterla per un po' in ammollo all'interno di una bacinella piuttosto che di un lavandino con acqua calda e un detergente, o sapone per i piatti, va benissimo anche quello perché è bello sgrassante. Lo tenete per un po' in ammollo, facciamo un 5-10 minuti, dopodiché con uno scovolino, un spazzolino che non utilizzate di più, comunque qualsiasi cosa con delle setole un po' azzigrinate, andate a pulire tutto ciò che si è ammorbidito, quindi tutto lo sporco piuttosto che i residui di detersivo appunto che si erano accumulati nel cestello. Mentre questo sta in ammollo potete ottimizzare i tempi pulendo il cassetto da cui l'avete estratto, quindi il buco che avete lasciato nella lavatrice. Lì io non avrei mai pensato la prima volta che l'ho fatto, ma attenzione, c'è veramente sporco, probabilmente sempre per la questione di accumulo di acqua e umidità. Quindi con una salvietta, il pannetto che
che abbiamo utilizzato prima, andate a mettere semplicemente la mano, dare una passatina e vedrete quando tirate fuori che molto probabilmente è sporco, quindi molto bene, abbiamo pulito anche questa parte. Una volta che avete pulito e asciugato il cestello, basta una cosa un po' alla grossolana, diciamo, rimettetelo a posto. Io tendenzialmente tendo a non lasciare troppi pezzi in giro per non dimenticarmi dove stavano, non che ci siano grossi dubbi, ma anche solo proprio per una questione mentale. Pulisco una zona, l'asciugo, la rimetto a posto, vado alla seconda zona, pulisco e la rimetto al suo posto. Passiamo quindi alla terza e ultima zona, che è quella proprio dell'oblò, la lavatrice vera e propria. Apriamo quindi il cestello, diamo una passata al vetro. Io questa l'ho sempre trovata pulita, quindi qui non dovreste avere sorprese. La grossa sorpresa la troverete quando pulite la gomma di guarnizione, non so se sia il termine corretto, che sta proprio attorno all'oblò dove andate a inserire i vestiti. Lì si accumula veramente tantissima acqua, umidità, ma anche acqua sporca che esce appunto dai vestiti durante il lavaggio e rimane intrappolata in queste gomme di guarnizione. Io credo che siano quelle che evitano la fuoriuscita dell'acqua dall'elettrodomestico. Ecco, lì vi sorprenderà vedere lo schifo, ma veramente lo schifo imbarazzante che ci sarà sulla spugna. Andate veramente a pulire bene bene, vi consiglio più passate, 3 passate della gomma attorno all'oblò della lavatrice e asciugatela bene. Il problema di questa zona è che rimane veramente tantissima acqua intrappolata. Al di là della pulizia ordinaria mensile della lavatrice, io vi consiglio, se vi ricordate, se siete bravissimi, dopo ogni lavaggio tirate fuori i panni, semplicemente con una pezza asciutta andate a passare appunto questa gomma di guarnizione, perché c'è sempre acqua e se la tenete sempre asciutta non troverete grandissime sorprese durante la pulizia mensile appunto della lavatrice. A questo punto la vostra lavatrice è pulita. Io vi consiglio, per fare un lavoro completo, di far partire un lavaggio a temperature alte per fare una disinfettata generale. Utilizzate il prodotto che preferite, c'è chi utilizza prodotti naturali come l'aceto per togliere gli odori, c'è chi preferisce invece usare un detersivo. Ad ogni modo basta che fate un lavaggio lungo ad alte temperature, vuoto, proprio per fare una pulizia generale della lavatrice in sé. Spero che questo video tecnico Perfetto. Spero che questo video così tecnico, così pratico vi sia stato utile. Fatemelo sapere nei commenti, fatemi sapere anche se vi interessa qualche altro consiglio nello specifico, qualche altra pulizia particolare. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo nel prossimo video. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Ciao!